Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate su questo canale. Io mi chiamo Lucrezia, sono di Roma e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi vorrei parlare con voi di un argomento molto importante quando si impara una lingua straniera, ovvero come imparare parole nuove, come fare a memorizzare parole nuove. Ovviamente lo sappiamo che quando impariamo una lingua straniera è importantissimo imparare parole nuove perché così facendo ci diamo la possibilità di parlare di molti più argomenti e soprattutto di poter parlare con molte più persone. Per esporci alla possibilità di imparare e memorizzare parole nuove dobbiamo leggere e ascoltare contenuti in lingua. E fin qui niente di nuovo perché sono cose che tutti fate, no? Sono le prime due cose che vengono in mente, soprattutto nel momento in cui si impara una lingua straniera da casa propria e non si vive nel paese in cui si parla quella lingua. Ovviamente sarà più semplice e più divertente seguire dei contenuti che ci piacciono e che corrispondono ai nostri interessi. Tutto il procedimento di memorizzazione avverrà più naturalmente. Se noi ci divertiamo mentre ascoltiamo o guardiamo qualcosa, le probabilità di ricordare quella cosa sono molto più alte. Le cose si fanno un po' più difficili quando ci troviamo ad ascoltare o a leggere un contenuto che non ci piace del tutto, che non corrisponde ai nostri interessi e quindi facciamo un po' fatica a seguire quei contenuti. Ci sono però degli esercizi che possiamo fare per memorizzare attivamente parole ed espressioni. A questo punto quindi non basta più leggere o ascoltare qualcosa passivamente, ma bisogna fare un passo in più. Bisogna essere coinvolti attivamente in tutto il processo di memorizzazione. Allora, innanzitutto, quando ascoltiamo o leggiamo qualcosa, dobbiamo concentrarci su delle parole singole, dobbiamo scegliere attivamente quali sono le parole e quali sono le espressioni su cui noi vogliamo lavorare. Quando leggiamo è evidentemente più facile perché abbiamo già le parole scritte, quindi dobbiamo solamente sceglierle e sottolinearle e poi lavorarci su. Quando ascoltiamo qualcosa, invece, il procedimento è leggermente più difficile perché dobbiamo anche riconoscere i suoni. Appena ascoltiamo qualcosa che ci colpisce, possiamo ripeterla immediatamente, provare a ripeterla e scriverla su un foglio, appuntarla su un foglio. Ci colpisce la parola aspirapolvere, quindi cerchiamo di ripeterla subito dopo averla ascoltata, poi la appuntiamo su un foglio. Però il problema è che non deve rimanere appuntata su quel foglio e finisce lì. No, a questo punto noi dobbiamo lavorare attivamente su quella parola. Per esempio, qual è l'articolo determinativo che utilizziamo con questa parola? Lo, quindi lo aspirapolvere. Se continuiamo a cercare informazioni su questa parola, scopriamo che al plurale la parola aspirapolvere rimane invariata, quindi un aspirapolvere, due aspirapolvere. Tutto questo lavoro è un lavoro attivo sulla parola, perciò noi ricorderemo più facilmente tutte queste informazioni e soprattutto la parola in sé. Un altro passo che possiamo fare è cercare il verbo con cui questa parola viene usata più spesso, che è il verbo passare, passare l'aspirapolvere. Quando pulite il pavimento, prima di passare lo straccio, passate l'aspirapolvere, quindi passare l'aspirapolvere. Ed ecco che non solo avete imparato una parola, avete anche imparato una collocazione. Un altro esercizio che potete fare è quello di derivazione, partendo da una parola, in altre parti del discorso. Prendiamo un avverbio che già conosciamo. Velocemente.
Da velocemente dobbiamo derivare il sostantivo, l'aggettivo e il verbo. Il sostantivo di velocemente è la velocità, l'aggettivo è veloce, il verbo è velocizzare. A questo punto possiamo procedere per contrasto, quindi cerchiamo i contrari di tutte queste parole. Il contrario di velocemente è lentamente. Il contrario di la velocità è la lentezza. Il contrario di veloce è lento, lenta. Il contrario di velocizzare è rallentare. Possiamo lavorare sulle parole anche in un altro modo, partendo da un singolo verbo. Per esempio, prendiamo il verbo suonare. Possiamo fare il seguente ragionamento. Che cosa si può suonare in italiano? Si può suonare uno strumento musicale. A questo punto possiamo creare uno schema a fiore. Al centro scriviamo strumenti musicali e poi ogni petalo corrisponderà ad uno strumento musicale. Quindi scriviamo la chitarra, il violino, il pianoforte, la batteria, il flauto, eccetera. Possiamo ulteriormente allargare questo fiore scrivendo il sostantivo che corrisponde a chi suona quel determinato strumento musicale. Per esempio, chi suona la batteria è una batterista, eccetera, eccetera. Poi, che cos'altro si può suonare in italiano? Si suona il campanello della porta. Suonare il campanello della porta. Che cos'altro si può suonare? In italiano si può suonare il clacson della macchina. Quindi vedete, siamo partiti da un singolo verbo, suonare, e abbiamo trovato tutte queste altre parole ed espressioni e collocazioni che ci servono per la conversazione di tutti i giorni. Proprio perché abbiamo lavorato attivamente per cercare tutte queste informazioni e fare a mano questi schemi, ci siamo concentrati su queste informazioni, le memorizzeremo molto più facilmente. E gli esercizi che si possono fare sono tanti, davvero tanti, ce ne sono tantissimi altri. Siate creativi, perché appunto la creatività ci aiuta in questo. Un'altra cosa che si può fare è possiamo usare tutte le parole, tutte le espressioni che abbiamo utilizzato per creare una piccola storia, possiamo inventare delle situazioni, delle storie e poi raccontarle ad alta voce. Però comunque siate creativi perché si possono veramente memorizzare le parole nei modi più non convenzionali. Un altro per esempio è usare i bigliettini adesivi, i post-it, scriverci la parola sopra e poi attaccare il bigliettino sull'oggetto corrispondente, così che quando voi vi trovate davanti a quell'oggetto vi possiate ricordare subito la parola in italiano. È Lucrezia dal futuro che vi parla. Mi sono completamente dimenticata di parlarvi di 3 libri che possono essere molto utili per fare degli esercizi per memorizzare e imparare parole nuove. Allora, il primo libro si chiama Attiva il lessico ed è per i livelli A2 e B1, c'è anche il libro per i livelli B1 e B2 e poi c'è il libro che si chiama Le parole italiane e questo è per i livelli dall'A1 al C1. E niente, insomma, questi 3 libri potrebbero essere utili per fare degli esercizi mirati e specifici sul lessico. Fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la parola o l'espressione che avete imparato oggi o nei giorni scorsi. Insomma, scrivetemi la parola o l'espressione che più vi è piaciuto imparare di recente. Grazie mille per aver guardato questo video, spero di avervi dato dei consigli utili o comunque spero di avervi tenuto compagnia per un po'. Ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!